Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Ma voi lo sapete cos'è la merenda? La merenda è un pasto leggero che fanno soprattutto i bambini a metà mattina o a metà pomeriggio. Sapete qual è la merenda preferita dagli italiani? Ma è ovvio! Buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che è lei che per prima al mattino vede io vorrei. Questo è un video per studenti di livello intermedio, perché parlerò soprattutto in italiano e farò delle domande. Cercate di rispondere alle domande in modo semplice, anche con un sì o un no, a voce alta. Impareremo anche delle parole nuove. Sei un principiante? Are you a beginner? Non c'è problema, no worries. Ci puoi seguire con i sottotitoli. You can follow along with subtitles. La Nutella, una storia italiana. Chi non conosce la Nutella? La crema al cacao e nocciole più famosa al mondo è sinonimo di merenda per adulti e bambini. Scopriamo insieme la sua storia, partita da un piccolo paese nel Piemonte, Alba, e arrivata sul mercato internazionale. Domanda: la Nutella è una crema al cacao e mele? No, la Nutella è una crema al cacao e nocciole. Il gianduiot è il nonno della Nutella. Durante la Seconda Guerra Mondiale era quasi impossibile trovare il cioccolato. Pietro Ferrero inventò un sostituto del cioccolato, venduto in forma di panetto solido, facile da tagliare e da mettere sul pane. Un grande successo. Domanda: il gianduiot era fatto di cioccolato? No, il gianduiot era un sostituto del cioccolato. Con il caldo estivo questi panetti di cioccolato si ammorbidivano. Da lì venne l'idea di una crema da spalmare sul pane. Così, negli anni 50 nacque la super crema, la crema a base di nocciola, cioccolato e oli vegetali. Domanda: la super crema è nata negli anni 50? Sì, la super crema è nata negli anni 50. Dal 1962 una legge vieta di usare i superlativi e gli accrescitivi, super, stra, iper, nei nomi dei prodotti alimentari. Ecco perché la super crema viene chiamata Nutella, nome formato dalla parola inglese nut e da ella, diminutivo femminile che esprime dolcezza e affidabilità. Domanda: la Nutella e la super crema sono lo stesso prodotto? Sì, cambia solo il nome. C'è chi la trova nel mare, chi la intravede in un fiocco di neve e chi la coglie in un tramonto. Se ti guardi attorno, la bellezza è ovunque. Vivila con i nuovi vasetti Nutella. Ti amo, Italia! Leggi e ascolta di nuovo il testo, poi rispondi alle domande. Il gianduiot è il nonno della Nutella. Durante la Seconda Guerra Mondiale era quasi impossibile trovare il cioccolato.
Pietro Ferrero inventò un sostituto del cioccolato, venduto in forma di panetto solido, facile da tagliare e da mettere sul pane. Un grande successo! Con il caldo estivo, questi panetti di cioccolato si ammorbidivano. Da lì venne l'idea di una crema da spalmare sul pane. Così, negli anni 50 nacque la super crema, la crema a base di nocciola, cioccolato e oli vegetali. Dal 1962 una legge vieta di usare i superlativi e gli accrescitivi super, stra, iper nei nomi dei prodotti alimentari. Ecco perché la supercrema viene chiamata Nutella, nome formato dalla parola inglese nut e da ella, diminutivo femminile che esprime dolcezza e affidabilità. Le affermazioni seguenti sono vere o false? Il Gianduiot nacque negli anni 50. Falso. Il Gianduiot nacque durante la Seconda Guerra Mondiale. Panino e panetto sono la stessa cosa. Falso. Un panino è pane farcito. Un panetto è una forma rettangolare. La supercrema è un prodotto diverso dalla Nutella. Falso, sono lo stesso prodotto con un nome diverso. Nutella deriva dall'inglese nut più il diminutivo ella. Vero. Com'è andata? Facile? Difficile? Scrivetemelo nei commenti. E adesso una piccola spiegazione di grammatica. Pane fresco, panino al salame, panetto di burro. Questo è un barattolo di Nutella. E questo è un barattolone di Nutella. Ma cos'è un barattolone? È un barattolo grande. A volte vogliamo intensificare la qualità di una parola. Per dire che ho vinto con molto vantaggio, posso dire che ho stravinto. Per dire che un uomo è molto grosso, posso dire che è un omone. Se invece voglio dire che sono davvero stufo, posso dire che sono arcistufo o arcistufa. Stra, arci, iper, ultra, mega, super sono tutti prefissi accrescitivi che vengono messi all'inizio della parola, mentre one è un suffisso accrescitivo che va messo alla fine della parola. Ella, invece, è un suffisso diminutivo. Il super di supercrema è un accrescitivo. And now let me explain these concepts in English. Altered nouns, i nomi alterati, as the word itself says, are nouns with an altered meaning. This semantic change is possible thanks to prefixes or suffixes. There are 4 types of nomi alterati. Diminutives. The suffixes ino, etto, and ello are used to convey the idea of something small and tiny. Angolino, gattino, dolcetto, alberello. Panino and panetto are both diminutives of the word pane, bread. Panino is a sandwich, while panetto indicates the packaging of certain foodstuffs in small, regular and compact shapes. Un panetto di cioccolato, un panetto di burro. Augmentatives.
The suffix one gives the idea of big, large. Gattone, librone, lettone. Terms of endearment. The suffixes uccio, otto add a nuance of affection and sympathy. Orsacchiotto, calduccio, cucciolotto. Derogatory terms. The suffixes accio, ucolo, and astro express the idea of contempt, disregard. Libraccio, attorucolo, tipastro. Now you know why this is a barattolo and this is a barattolone. Could you answer the questions? If you couldn't, listen again to the video, paying attention to subtitles. Write down all the new words. Finally, try to answer out loud with simple sentences, even a few words. Patrons, for you, as usual, we have prepared a special PDF with additional content and exercises. And there is also the transcript of this video waiting for you. Please leave a comment below to let us know if you enjoyed this activity. And have a look at our Patreon page if you'd like to join the circle. Ci vediamo presto!